Ricordo ancora il primo sopralluogo che abbiamo fatto, era estate e siamo arrivati qui di mattina presto e ci siamo trovati in una sorta di giardino segreto che in realtà non era altro che lo splendido bosco di brughiera in cui il lotto è immerso, e il percorso progettuale ha portato a un risultato che ha tentato il più possibile di creare un'integrazione rispettosa fra la dimensione naturale, quella del bosco, quella dell'uomo e quella dell'artificio, quindi del manufatto architettonico. Il progetto del Wood Court Restaurant, il cui nome commerciale è Fabbrica di Pedavena Cesate, rappresenta un intervento di rigenerazione volto alla creazione di un luogo di loisir all'interno di un ambito di altissimo valore naturalistico, qual è il Parco regionale delle Groane. L'idea è stata quella di un volume compatto e bianco che però si potesse dischiudere ad accogliere nella sua parte più intima l'ingresso della natura. L'uso del legno di certo è stato un elemento vincente del progetto per i rivestimenti esterni, perché ha rappresentato un elemento di relazione sia materica che percettiva, sensoriale con il bosco d'intorno e con la natura, e in qualche modo ha trasformato il decking in una sorta di palcoscenico che appunto regge la scena alle querce e alle betulle di questo splendido bosco di brughiera che rappresenta il fondale di tutte le aree vetrate, di tutte le aree dedicate alla ristorazione, che va a concludersi teatralmente soprattutto d'estate grazie al canto dei grilli e al gracidio delle rane. E per me questo rappresenta ormai un posto magico, soprattutto nelle sere d'estate. I tipi di legno sono stati scelti dopo un lungo studio delle loro caratteristiche tecniche e di costo. Per la pavimentazione del decking abbiamo scelto un pavimento in legno di ipè. Si tratta di un legno tropicale, per cui è duro e stabile, reagisce molto bene alla umidità tipica del bosco in cui si colloca il progetto e soprattutto ha un'ottima resistenza di fronte a necessità di alte frequenze di calpestio. Per quanto riguarda invece le pareti esterne abbiamo scelto un rivestimento in Western Red Cedar, cioè in cedro rosso, ed è un altro tipo di legno che ha più o meno le stesse tonalità dell'ipè, e questa è stata ovviamente una necessità di tipo compositivo architettonico. Dal punto di vista tecnico il Red Cedar è un legno abbastanza leggero eppure stabile, molto resistente a funghi e parassiti, e questa sua leggerezza e caratteristiche hanno permesso di selezionarlo come l'essenza più adatta, perché permetteva di ottimizzare i costi della sottostruttura necessaria appunto a creare la parete ventilata. La facciata principale dell'edificio, esposta a ovest, è invece ritmata da pannelli lamellari in legno di larice fissati con delle staffe alla struttura portante della copertura. Per i rivestimenti interni si è andato a definire l'uso solo di grès porcellanato di medio formato a pavimento, utile a garantire anche qui un'alta frequenza di calpestio, una facile manutenibilità e pulizia, e sulle pareti invece sono state utilizzate delle piastrelline smaltate nere che garantivano un effetto un po' industriale, che è quello appunto dello stile di interior, del format dei locali. Uno degli elementi sfidanti dell'edificio è il progetto strutturale. La copertura a falde è pensata come una combinazione di diedri con luci di oltre 20 metri. E questa soluzione consente di sfruttare gli spazi interni come un open space in cui gli appoggi sono praticamente invisibili, minimi e integrati all'architettura, e soprattutto questo elemento ci ha permesso di mantenere una continuità del nastro finestrato che permette una percezione continua dall'interno del ristorante verso il bosco, e garantendo anche la possibilità di avere aperture di oltre 9 metri proprio di finestratura aperta scorrevole.
Per realizzare questa porzione di facciata inclinata, d'accordo con l'impresa General Contractor, abbiamo deciso di utilizzare un sistema intraverticolare in acciaio, quindi ci siamo affidati a una carpenteria metallica strutturata, il cui ufficio tecnico ha seguito tutta la realizzazione di questa importante struttura fin dall'inizio fino a quando è arrivato il trasporto eccezionale in fase di cantiere. La vision di progetto trova quindi sintesi nella corte esterna, che accoglie i visitatori fra i piani di legno, volumi inclinati, frusciare di foglie e rugiada serale, realizzando la completa simbiosi fra architettura, uomo e natura.